Lo so, l'hardcore è nato sulle assolate coste della California o al massimo negli eleganti sobborghi di Washington DC. Poi ha trovato terreno fertile nelle grandi città come Boston e New York. Ha contagiato in seguito la perfida Albione e il virus si è poi propagato in tutto il pianeta come una comune pandemia di Covid. Se quindi spostiamo per un secondo la nostra attenzione dal suolo americano e la puntiamo sul nostro caro vecchio continente, scopriremo alcune band che non hanno nulla da invidiare ai tanto acclamati omologhi a stelle e strisce. In questo primo episodio vi parlo di 11 dischi che hanno lasciato un segno nella storia dell'Eurocore. Man de Machetes, Idiocrati. Uscito nel 2013 sulla scia del successo di Kvelertak, omonimo disco della death and roll band di Stavanger, Norvegia, con il quale condivide l'etichetta, questo album ribadisce il concetto che l'eterno binomio Norvegia e black metal è quantomeno riduttivo. Nella gelida terra del nord c'è infatti da molti anni una fertile scena hardcore e se stai cercando un punto di partenza, allora Idiocrati dei Man de Machetes è proprio quello che fa per te. Prendendo lo stesso riff sgangherato e la voce sfrenata e stridula che ha reso i loro connazionali Kvelertak così famosi, aggiungono grandi breakdown in stile newyorkese al loro mix, invece del solito gelido black metal. Ascoltando questo disco non c'è dubbio che i Man de Machetes avrebbero dovuto raccogliere molto di più. Downcore, Entertainment for the Rest. L'unico disco ungherese di questa lista. I Downcore hanno fatto un colpaccio ad inizio millennio quando, dopo aver catturato l'attenzione dei Darkest Hour, storica At the Gates core band americana, pubblicarono proprio con loro uno split. Ah, che belli i tempi degli split. Ebbene, il solo fatto che i Downcore su quel disco suonino molto più estremi e minacciosi dei loro colleghi a stelle e strisce la dice già lunga su quello che dovreste aspettarvi da questo loro full length. Entertainment for the Rest mescola con sapienza la texture sonora ultra heavy dei Coalish con il groove dei Madball e il noise dei Dillinger Escape Plan, un disco che dopo più di 20 anni suona ancora oggi allarmante. Raised Fist, From the North. Parliamoci chiaro, ogni estimatore del punk hardcore sa che musicalmente parlando le Venice, Hermosa e Huntington Beach europee si chiamano Orebro, Umea, Lulea. E proprio da Lulea arriva una delle band svedesi più incazzate di sempre. I Raised Fist, formatisi nel lontano 1993, hanno da sempre fuso la rabbia del loro punk hardcore tiratissimo con uno stile lirico vicino all'hip hop vecchia scuola. Nella loro trentennale carriera hanno sfornato 7 dischi e quando nel 2015 uscì questo loro From the North furono eclissati dal ritorno sulle scene dei connazionali Refused. Un vero peccato perché From the North è il loro vero manifesto, un album che urla rabbia fin dal titolo. Archangel, Dead Man Walking. Il metalcore non è sempre stato quel genere statico e aziendalista che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Nel 1999 i paladini belgi del vegan straight edge core, gli Archangel, se ne uscivano con questo concentrato di violenza sonora.
In pieno stile Raining Blood, questo Dead Man Walking sviscera tutte le sue 10 tracce in meno di mezz'ora. Il disco è inesorabilmente metallico, forse più simile al sound di band come Lamb of God che non al classico suono alla Earth Crisis, per citare una band affine, ma lo spirito hardcore permea questo lavoro dal primo all'ultimo secondo. Kafka, Truths. Ispiratisi al progressismo musicale di band come gli Snapcase, i Kafka sono uno dei combo italiani ed europei più sottovalutati del nuovo millennio. Formatisi a metà degli anni 90 a Genova, sono stati una delle band hardcore più importanti della scena italiana della fine degli anni 90. Truths, il loro quarto album, dura solo 17 minuti, ma riesce a fare in poco più di un quarto d'ora più di molte band hardcore in tutta la loro carriera. I cambiamenti ritmici guidati dal basso di Respect Yourself sono irresistibili ed in solo 86 secondi la verità ti lascerà stordito sul pavimento. Rise and fall. Our circle is vicious. L'hardcore, ormai l'avrete capito, è un affare serio in Belgio, anche se spesso è un hardcore cupo con venature metalliche. A rappresentare la consueta mosca bianca ci pensano i Rise and Fall, hardcore band formatasi a Ghent nel 2002. Questi 4 ragazzi sono stati chiaramente influenzati dalla scena bostoniana. Band come Neurosis e Converge sono il loro riferimento. Non a caso a forgiare il loro sound ci ha pensato la sapiente mano, anzi il sapiente orecchio di Kurt Ballou, produttore di questo loro album datato 2009. La cura Ballou li ha resi più aggressivi e affilati di quanto già non fossero in origine, rendendoli una delle band più incazzate del vecchio continente. Venom. La svedese Burning Heart Records è stata l'etichetta di spicco della scena punk hardcore scandinava fin dagli anni 90. Ha pubblicato negli anni i lavori di Millencolin, Refused, Reset Fist, 59 Times the Pain, The Hives, Bombshell Rocks. Tuttavia nessuno di questi artisti ha mai raggiunto il livello di rabbia toccato dal secondo full length dei Breach, unendo punk rock e metal sulla scia degli eroi dell'underground newyorkese degli anni 90, Unsane e Prong, in anticipo sul boom del post-rock che ha visto Cult of Luna e Neurosis diventare band di culto. Questo loro Venom è un album spaventoso, ancora oggi. Never Kill the Boy on the First Date. L'elenco delle band che la Germania ha dato al mondo del metal è sterminato. Quello dei gruppi punk? Non così tanto. Scorrendo questo ipotetico elenco, alla lettera W troviamo sicuramente i Waterdown. Il loro album di debutto, Never Kill the Boy on the First Date, è una vera e propria gemma di rara bellezza. La band nasce a fine millennio a Onasbruck, nella Bassa Sassonia. Nel 2001 pubblicano questo loro debut album. Il disco univa urla da spaccare la gola, chitarre e beatdown pronte per il mosh, melodie post-hardcore con sfumature emo, insomma il menù completo. Quando in un solo album puoi trovare pezzi pungenti come Impress Me,
pezzi roccheggianti come Round 2 ed emozionanti episodi emo-core come Your Shadow, puoi affermare di essere davanti ad un gran disco. Refused. Songs to fan the flames of discontent. Sono sicuro che se dico Refused tu penserai subito a The Shape of Punk to Come, disco immenso che ha di fatto reso immortale una band che fino ad allora non aveva ricevuto le giuste attenzioni e che di fatto stava prematuramente terminando la propria carriera. Avere pubblicato una stella polare come The Shape of Punk to Come ha come rovescio della medaglia il fatto che qualsiasi cosa fatta prima o dopo venga considerata meno degna di nota dalla massa. È questo il preconcetto di cui soffre Songs to Fan the Flame of Discontent, il predecessore del succitato The Shape of Punk to Come. Ebbene, questo è un esempio brillante di album hardcore punk, partendo dal martellante ritmo di Rather Be Dead fino alle avanguardie di Coup d'Etat e It's Not Okay. I Refused sapevano già come distinguersi dalle masse. Jesus Christ Bobby. I Minus erano un quartetto islandese, esatto islandese, uscirono per la prima volta dalle loro gelide terre per un tour inglese di supporto ai Charger, new metal band piuttosto quotata in madrepatria. Era il tour di promozione di Jesus Christ Bobby e dopo nemmeno metà delle date in programma i poveri Charger confessarono tutta la loro frustrazione nel doversi confrontare ogni sera con le strabilianti esibizioni e il selvaggio muro sonoro del combo islandese. Ascoltare Jesus Christ Bobby oggi, a più di 20 anni dalla sua nascita, è ancora un'esperienza traumatica. In ambito hardcore, solo un capolavoro come Jane Doe dei Converge può essere paragonato al puro terrorismo sonoro di Frat Rock o Mode Mercat. I Minus suonano come un robot malfunzionante che strilla su un tappeto sonoro puro, incandescente e minaccioso. Il successore fu un disco di puro rock and roll che li portò a calcare i palchi delle grandi arene assieme a Metallica, Foo Fighter e Queens of the Stone Age, ma non raggiunsero mai più la purezza creativa di Jesus Christ Bobby. Watching You Fall. Altro disco a rappresentare degnamente il bel paese. Questa volta tocca ai To Kill, hardcore band romana formatasi nei primi anni 2000 e alfieri della scena vegan straight edge italiana. Watching You Fall è il loro debut album, capace di attrarre le attenzioni della Catalyst Records, label americana di settore. 11 tracce in cui il combo romano mostra un'ottima familiarità con le sonorità hardcore d'oltreoceano, condendo il tutto con buona personalità e sfacciataggine italica. Approccio in your face alla Hatebreed, testi di classica ispirazione straight edge, cazzimma romana, direi che il nostro tricolore è in buone mani. Questi erano 11 dischi che nel loro piccolo hanno fatto la storia dell'hardcore europeo, ma la fiamma non si è spenta e ancora oggi sui palcoscenici del vecchio continente nascono nuove realtà in grado di infiammare i cuori dei kids europei. Volete conoscere alcune delle più interessanti band in circolazione? Allora iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e non perdetevi il prossimo episodio. A presto!